Ciao ragazzi, come sempre io sono Henry e oggi questo video è dedicato a questo fantastico skateboard, il Team G H20 Mini. Uno skateboard che ho acquistato all'incirca 4 mesi fa, dopo direi vari mesi di ricerche, di informazioni e molto altro. Uno skateboard che trovo assolutamente fantastico per il motivo che è corto, è piccolino. Stiamo parlando di 80 e rotti centimetri, una tavola molto rigida, molto maneggevole, fantastico per fare il carving, potete azzardarvi anche a fare qualcosina di più avanzato, qualche slide, qualcosa, c'è anche un kicktail dietro, per cui se volete sbizzarrirvi in qualche trick sicuramente è un prodotto che vale la pena. E cosa dire? Innanzitutto è uno skateboard dotato di motori ad hub, ok? Sono due motori da 480 watt continui con picco di 1200. Come vanno? Vanno alla grande ragazzi. Pensate che quando l'ho portato a casa ho detto facciamo qualche test qui nel corridoio di casa a 4 livelli di potenza, no? Low, medium, high e high plus. Praticamente tra high e high plus cambia esclusivamente la potenza erogata alle ruote, la velocità rimane la stessa ma avete molta più accelerazione. Beh, insomma, ho iniziato subito con la potenza più bassa, faccio un test con il corridoio, ammazza di figata. Metto la M, mi sono fatto tipo una mono, ok? Ho detto, esageriamo, ho messo l'H+, praticamente mi sono schiantato dall'altra parte sul muro, dall'altra parte di casa. Comunque ragazzi, è una figata. Essendo così corto bisogna stare attenti quando si accelera perché è un attimo trovarsi in mono e anche capottarsi. Anche a livello di frenata devo dire che è veramente ottimo, ha 4 livelli di regolazione, io lo setto sempre su quella più forte perché personalmente penso che la frenata sia una di quelle cose fondamentali. Tra altre cose è veramente molto modulabile grazie anche al telecomando e alla rotellina di controllo, quindi veramente dipende solo dalla sensibilità del vostro dito, insomma fare un po' di esercizio eccetera. Comunque tenete presente che si arriva a bloccare le ruote con la frenata, quindi veramente tosto. Come va in strada? Beh, direi che va benissimo, grande autonomia, stiamo parlando di quasi 25.000, stiamo parlando quasi di 25 km, chiaramente con un uso oculato. Quando vado via io sono sempre nella potenza massima e sempre sparato, accelerazioni, ma penso che lo stesso siamo vicini ai 20 km. Il telecomando, tra altre cose, è dotato di batteria ricaricabile, ha una durata incredibile, tipo 5-6 ricariche dello skateboard prima che si scarichi. Una portata notevolissima e riesco a far andare lo skateboard a 20 metri di distanza, veramente incredibile, potete fare tipo Kit, lo chiamate, lo fate arrivare da voi, bellissimo. Che dire altro? Originale e ottimo, però prestate sempre attenzione a regolare bene
i track, perché innanzitutto vanno regolati in base al proprio peso, però ci sono anche altre cose da considerare. Innanzitutto questo skateboard monta due track da 50 gradi, ok? E questo fa sì che il retro sterza molto, quindi quando cominciate ad andare su di velocità dovete stare molto attenti, perché se non bilanciate bene i pesi potete innescare un wobbling e vi ammazzate. Io le prime volte che l'ho usato ho preso un po' paura effettivamente, perché quando arrivi vicino ai 40 km all'ora basta veramente poco, o anche magari una discesa di un ponte, la velocità supera i 50 tranquillamente e anche oltre, dovete stare proprio attenti. Quindi ho preso una strada secondaria e ho deciso di applicare alcune modifiche. Cosa ho fatto? Innanzitutto ho cambiato i bushing originali con altri di marca e più qualitativi, e già questo veramente ha cambiato tutto. Ho preso dei riser della Venom inclinati, ma siccome questi avevano un'angolazione solo di 5 gradi, l'ho modificato, ritagliandolo chiaramente, e l'ho portato a 7 gradi. Quindi ora lo skateboard praticamente ha un 50 gradi davanti e un 43 dietro. Ok? Cambia totalmente. Ora praticamente potete viaggiare a 50, anche a 60 km all'ora senza il minimo problema di innescare un wobble. Lo skateboard è super maneggevole, gira benissimo con i bushing nuovi e quindi veramente fantastico. Poi in realtà io ho fatto anche altre modifiche, ho cambiato il grip tape, ho messo viti nuove, le ho messe praticamente in esterno, così magari se devo togliere i track eccetera devo diventare pazzo ogni volta. Tra le altre cose, questo skateboard qui, grazie a Team G, ha una batteria con una scarica fino a 43 A, mentre l'originale era appena a 35 A. Cosa significa? Ha una bella accelerazione, ha veramente una bella accelerazione, è piacevole da usare, non posso dire altro, veramente un mezzo fantastico. Questo qui è la versione con le ruote da 90 mm, attenzione che c'era il vecchio, quello più vecchio insomma, che montava le ruote da 80 mm, che direi che non vanno molto bene, soprattutto per i motori hub. E velocità cosa fa? Io ho potuto notare che quando la carica è al 100%, in realtà con il contachilometri che c'è sul telecomando mi ha indicato 52 km all'ora, poi scende diciamo dai 42-47 fino al 25% di batterie e poi scende sotto i 40 km all'ora. Comunque direi che la velocità è più che sufficiente e soprattutto bisogna stare veramente molto attenti, perché cadere a 40 all'ora con uno skateboard può essere la rovina. Quindi il mio consiglio è sempre quello di utilizzare un casco. Io inizialmente porto anche paraginocchia, paragomiti, e se volete sbizzarrirvi con qualche trick, se volete fare slide, vi consiglio anche un paraschiena, perché qualche botta di schiena di sicuro ve la fate. Io vengo da una situazione particolare, ragazzi, sono 42 anni che non lo toccavo, l'ho ripreso, sono 4 mesi che sto andando, poi caricherò anche i video dei progressi che sto facendo, così potete vedere che non è detto che si possa iniziare solo a 20 anni. Chiaro, dovete stare attenti, perché se cascate a 52 anni cambiano un pochettino le cose. Comunque, torniamo a questo skateboard, 429 euro sul sito madre, direi che è una spesa veramente ben fatta, uno dei migliori. Corto, lo portate dietro, lo caricate in spalla, maneggevole, autonomia, prestazioni, velocità, che dire, è uno skateboard assolutamente fantastico. Bene, oggi si chiude, poi faremo comunque altri focus, in particolare sulle ruote dei motori che hanno dei problemi, cioè non sono perfettamente circolari e nemmeno concentriche, e vi farò vedere cosa abbiamo fatto, e poi parleremo dei track e di altre cose. Ragazzi, alla prossima, come sempre da Henry, ciao!